Carl Lewis, soprannominato il figlio del vento, è considerato dalla stragrande maggioranza degli appassionati uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, per alcuni addirittura il più grande atleta di tutti i tempi. Se uno è anche un minimo appassionato di atletica, è praticamente impossibile non aver mai sentito il suo nome, però è molto più difficile sapere invece a grandi linee la sua storia. Quindi il video di oggi ha proprio questo scopo: raccontarvi un po' la carriera e diverse curiosità riguardanti Carl Lewis. Quindi non guarderemo proprio anno per anno la sua carriera, altrimenti ne esce fuori un video di 42 ore. La sua carriera si colloca in tutti gli anni 80 e nella prima metà degli anni 90, poiché negli Stati Uniti il 1 luglio del 1961 all'anagrafe nasce Frederick Carlton Lewis, abbreviato in tutto il mondo in Carl Lewis. La sua carriera sportiva è molto lineare, fin da piccolo si cimenta subito nel salto in lungo e per essere un buon lunghista devi essere anche veloce, motivo per il quale è sempre andato anche molto bene nelle gare di velocità, estremamente bene direi. Carl nasce in una famiglia sportiva, la mamma è un ostacolista di livello nazionale, papà era un giocatore di football nonché amico di un tale Jesse Owens e quindi non stupisce che in famiglia fin da subito si praticasse sport. Persino sua sorella più piccola di un paio di anni, ovvero Carol Lewis, divenne un'atleta anche lei dedita al salto in lungo. L'innamoramento per il salto in lungo da parte di Carl Lewis avviene quando lui ha solo 7 anni, quindi siamo nel 1968 e a Città del Messico si svolgono i Giochi Olimpici, dove il suo connazionale Bob Beamon riesce a realizzare un risultato stratosferico, ovvero 8,90 m, siglando un record del mondo destinato a durare 23 anni. E Carl Lewis nelle interviste di decenni successivi si ricorda ancora come dopo aver visto quel salto andò in giardino e provò a misurare effettivamente quanto fosse lungo un 8,90 m e rimase stupito ed innamorato da questo enorme salto. In realtà già abbastanza presto ci si accorge di come Carl Lewis sia forte nel salto in lungo, riuscendo anche a siglare il record delle high school statunitensi, ovvero delle scuole superiori, riuscendo a fare un 8,13 m, e lui avrebbe dovuto esordire ai suoi primi Giochi Olimpici già con Mosca 1980 all'età di soli 19 anni, ma purtroppo quelli non erano anni particolarmente felici. Ci troviamo all'interno della guerra fredda e in quell'anno gli Stati Uniti decidono di boicottare i Giochi Olimpici di Mosca, quindi non mandano alcun atleta in quella spedizione olimpica e quindi il buon Carl Lewis dovette attendere ulteriori 4 anni per poter fare il suo esordio olimpico. Però nonostante la mancata partecipazione olimpica non si fanno attendere 4 anni prima di capire come Carl Lewis sia il dominatore del salto in lungo, perché nel 1982 atterra a 8,76 m e si narra addirittura di un salto nullo di soli 6 mm misurato in 9,14 m. Sarebbe stato un salto stratosferico, però ovviamente questo salto non è segnato da nessuna parte nei risultati, perché di fatto si tratta di un salto nullo. Arrivati nel 1983 si inaugura una nuova grande competizione internazionale chiamata Campionati Mondiali Outdoor e lì il mondo intero non può fare meno che accorgersi della presenza di Carl Lewis. Questo giovane di 22 anni vince il titolo mondiale nel salto in lungo, nei 100 metri e anche nella staffetta 4x100 metri, con tanto di record mondiale in quest'ultima specialità portato a 37,83, e da questo momento ebbe una sequenza di successi incredibile. Fu un dominatore quasi incontrastato nelle sue specialità, in queste 3 specialità appena dette, fino a più o meno il 1992. Nei 100 metri ebbe come grandissimo rivale Ben Johnson, ma questo solo fino al 1988, quando Ben Johnson venne trovato positivo al doping, e senza Ben Johnson Carl Lewis vinse tutto. Nei 100 metri divenne campione mondiale nell'83, nell'87 e anche nel 1991, dove tra l'altro nel 91 porta il record mondiale a 9,86. Ai Giochi Olimpici si portò a casa l'oro nei 100 metri nell'84 e nell'88. Nella staffetta 4x100 metri può vantare 3 ori olimpici e 3 ori mondiali. Ai Giochi Olimpici del 92 porta anche il record del mondo a 37,40, record che riuscirà a rimanere inviolato solo fino a quando non esploderà totalmente la Giamaica, che lo porterà fino all'attuale 36,82
comunque realizzato ai Giochi Olimpici di Londra del 2012. Ma parlando di successi incredibili, è impossibile non citare, non parlare del salto in lungo, la specialità più amata di tutte da Carl Lewis. Carl Lewis è l'unico atleta nella storia a vincere 4 ori olimpici, tra l'altro tutti di fila. Vince nell'84, nell'88, nel 92 e anche nel 1996. E chissà, magari senza il boicottaggio degli Stati Uniti avrebbe vinto anche Mosca 1980. Però questo cade nel campo delle supposizioni. Pensate che in tutta la storia dei Giochi Olimpici nessun atleta era mai riuscito a confermarsi campione olimpico nel salto in lungo. Questa cosa è cambiata soltanto nel 2024, grazie al greco Miltiades Tentoglu, che è riuscito a conquistare l'oro a Parigi 2024 dopo che l'aveva già realizzato a Tokyo nel 2021. Ma tornando a Carl Lewis, pensate che ad oggi, 2024, ad oltre 25 anni dal suo ritiro agonistico, se guardiamo i 100 migliori risultati di tutti i tempi nel salto in lungo, ben 24 posizioni appartengono a Carl Lewis. Vuol dire quasi un quarto dei 100 migliori salti mai realizzati appartengono a un singolo uomo. Però tornando al 1997, cioè l'anno in cui si è ritirato, guardando i 100 migliori salti al 1997, ben 35 appartenevano a Carl Lewis e nelle prime 15 posizioni lui appariva 9 volte. C'è poco da fare. Se parliamo di consistenza a livello di prestazioni, Carl Lewis è il miglior saltatore in lungo di tutta la storia. Però nonostante gli incredibili successi, nonostante aver saltato ben 9 volte sopra gli 8,70 m, Carl Lewis non ha mai detenuto il record del mondo nel salto in lungo. C'è stata una serata in cui ci è andato vicinissimo, nella gara che tutt'oggi è considerata la migliore gara di salto in lungo di tutti i tempi, ovvero la finale dei campionati mondiali di Tokyo del 1991. In quell'occasione Carl Lewis fece addirittura 4 salti sopra gli 8,80 m, cioè qualcosa di veramente allucinante se ci pensiamo, dove però 2 di questi salti, un 8,83 m e soprattutto l'8,91 m, che sono stati realizzati con vento superiore ai 2 metri al secondo, quindi non valevoli per i fini dei record delle primati personali. Però comunque rimangono altri 2 salti, un 8,84 e un 8,87, fatti in condizioni di vento regolari, dove tra l'altro l'8,87 rimarrà per tutta la sua carriera il suo primato personale e dove ad oggi, quasi 2025, è ancora il terzo miglior salto di tutti i tempi, sempre parlando di condizioni regolari. Però nonostante questi risultati fuori dal comune, quella finale a Tokyo la perse, poiché arrivò soltanto secondo, visto che il suo connazionale Mike Powell riuscì a realizzare un salto di 8,95 m, andando così a siglare il nuovo record mondiale 23 anni dopo Bob Beamon, ovvero quel salto che aveva fatto innamorare Carl Lewis nel salto in lungo. E quindi di fatto Carl Lewis nel salto in lungo è il più grande sconfitto della storia, perché mai e poi mai ci si può immaginare di perdere con un salto da 8,91 m. Ma qui invece è successo. Però in ogni caso comunque Carl Lewis rimane un grandissimo vincente in realtà nel salto in lungo. 4 ori olimpici e comunque ai campionati mondiali altri 2 ori si riesce a prenderli. Uno nella prima storica edizione di Helsinki dell'83 e poi a Roma nel 1987. Ma si sa, come tutte le grandi carriere di atletica, prima o poi si arriva alla fase di declino, in cui non si comincia più a vincere sempre costantemente. E quindi diciamo un po' in maniera esagerata che dal 92 comincia a far fatica a mantenere il soprannome di figlio del vento, perché non diventa più imbattibile, non vince più le gare come prima. Ai Trials USA del 92, ovvero ai campionati nazionali degli Stati Uniti, in cui si decide la composizione successiva della squadra o olimpica o dei campionati mondiali, Carl Lewis non riesce a conquistare il posto né nei 100 metri né nei 200, anche perché sulla velocità cominciava ad apparire un altro nome in quegli anni, un certo Michael Johnson, ma questa è un'altra storia. Comunque a Barcellona, ai Giochi Olimpici del 92, Carl Lewis si prende l'oro nella 4% e anche nel salto in lungo, però ecco che già rispetto all'edizione precedente va a casa con un oro in meno. A questo uniamo degli infortuni che condizionano la seconda parte
parte di carriera di Carl Lewis, e si può ben capire come nel 93, quando i campionati mondiali passano da una cadenza quadriennale a una biennale, Lewis non partecipa al salto in lungo, però si porta comunque a casa un bronzo nei 200 metri e un quarto posto nei 100. Ed ecco che ancora infortuni gli condizionano la carriera, un paio di anni praticamente buttati, il 94 e il 95, e riusciamo a rivederlo risplendere soltanto ai giochi di Atlanta del 96, dove vince il suo quarto oro consecutivo nel salto in lungo, e poi alla fine durante il 97 si ritira dalle competizioni agonistiche. A grandissime linee questa è la carriera di Carl Lewis, ma aspettate, perché il video non è assolutamente finito, perché ho un po' di curiosità, diciamo un po' di spin-off da raccontarvi su Carl Lewis, e secondo me sono interessanti e meritano di essere raccontati. Secondo lo storico di atletica Gustavo Pallicca, in realtà la finale dei campionati mondiali di Tokyo del 91, quella nei 100 metri, in cui Carl Lewis realizzò il record mondiale con 9,86, non era propriamente una gara valida, perché in quella finale Dennis Mitchell, statunitense, partì con un tempo di reazione di 90 millisecondi, ovvero inferiore al limite considerato valido per la partenza di 100 millisecondi. Quindi teoricamente doveva essere ammonito e successivamente rifare la partenza per tutti. Però si narra che non venne fermata la gara perché da una parte l'apparecchiatura che doveva prendere il tempo di reazione aveva funzionato tutto correttamente, tutto perfetto. Tuttavia il giudice, tale Hideo Lijima, non aveva posizionato correttamente le sue cuffie sopra la testa, e quindi anche se l'apparecchiatura gli aveva mandato un segnale acustico per dire guarda che c'è una falsa partenza, devi sparare, Hideo Lijima se n'è sbattuto altamente perché non ha sentito e quindi non ha sparato la falsa partenza, e quindi la gara si svolse senza interruzione, e così Carl Lewis poté prendersi il record mondiale con 9,86. A inizio video vi ho brevemente parlato della famiglia di Carl Lewis, che secondo me merita di essere un attimo approfondita perché fa capire quanto erano sportivi in famiglia. La mamma di Carl Lewis, ovvero Evelyn Lawler, è riuscita a realizzare persino il record statunitense negli 80 ostacoli, ed era tanto forte da essere una delle 3 migliori ostacoliste al mondo nel 1952. Poi se vi chiedete perché c'erano gli 80 ostacoli invece dei 100 ostacoli, capite, siamo negli anni 50 ed era molto forte la mentalità del le donne non riescono a fare niente di decente nello sport, quindi devono fare meno cose, devono fare distanze più corte, perché figuriamoci se riescono a correre addirittura 100 metri con gli ostacoli. Quindi in poche parole la motivazione stupida per cui facevano gli 80 ostacoli invece che 100 era questa. Tornando invece al padre di Carl Lewis, sarà proprio lui che allenerà il figlio per i primi anni di carriera, introducendolo di fatto al mondo dell'atletica, padre che tuttavia vedrà soltanto la prima parte di carriera di suo figlio, poiché morì nel 1987 quando Carl Lewis aveva 26 anni. E giusto per completezza di informazioni, l'allenatore che allenerà Carl Lewis dal 79 e per tutto il resto della sua carriera agonistica sarà Tom Tellez. La sorella di Carl Lewis, ovvero Carol Lewis, è tutt'oggi ancora una delle più forti lunghiste americane mai viste sulla piazza. Contate che nel 2024 il suo primato personale di 7 metri e 4 centimetri, realizzato nell'85, si trova ancora al 7° posto delle graduatorie all time statunitensi a quasi 40 anni dalla sua realizzazione, e Carol Lewis riuscì anche a portarsi a casa un bronzo mondiale nell'83 proprio nel salto in lungo. Infine un altro fratello di Carl Lewis, ovvero Cleveland Lewis, è diventato un giocatore professionista di calcio negli Stati Uniti, quindi capite quanto era sportiva questa famiglia. Attualmente Carl Lewis è diventato un allenatore di atletica lead coach all'interno dell'università nella quale lui ha studiato, ovvero l'università di Houston. Però è da poco head coach, perché soltanto nel 2023 ha ricevuto la promozione, perché dal 2014 al 2022 è stato assistant coach. Una cosa che raramente salta fuori durante le conversazioni parlando di Carl Lewis è il fatto che lui, nel pieno della sua carriera agonistica, è passato da una dieta, diciamo, classica a una dieta vegana, ed è successo nel 1990, e Carl Lewis ha detto che la cosa più difficile del passare ad una dieta vegana è il fatto di non saltare i pasti, perché lui teneva sotto controllo il suo peso, la sua dieta, saltando qualche pasto, a volte magari la colazione, a volte era il pranzo, però non mangiava proprio tutti i pasti, e quindi per lui è stato molto difficile passare a una alimentazione che un po' lo ha costretto a mangiare in maniera più regolare, e a detta sua ha avuto anche enormi benefici da questa dieta, e quando ne parlava nelle interviste citava non a caso il 1991 come migliore anno della sua carriera, e con il fatto che in quell'anno già era passato alla dieta vegana.
Durante il video vi ho detto che Carl Lewis non ha mai detenuto il record mondiale del salto in lungo, il che è una mezza verità, perché ad essere Pignoli lui detiene il record mondiale indoor del salto in lungo, quindi in una struttura coperta, perché nell'84 ha saltato 8,79 m e ad oggi ancora non ha mai saltato nessuno sopra questa misura in una gara indoor. Però a livello ufficiale di World Athletics ormai questo record non esiste più. Dal 2024 i record vengono unificati tra indoor e outdoor, quindi si può dire che ormai è una migliore prestazione mondiale e non più un record mondiale. Riguardo agli altri record nei 100 metri, il suo 9,86 è durato 3 anni come record del mondo, perché poi è arrivato un 9,85 dal suo connazionale Leroy Burrell nel 94. Il record mondiale della 4 per 100 metri è stato eguagliato l'anno successivo da un'altra formazione degli Stati Uniti, ma verrà battuto soltanto nel 2008 dalla formazione giamaicana, con un super tempo di 37,10, dove però bisogna dire che questo tempo è sparito dalla storia, perché all'interno di quella staffetta giamaicana c'era anche Nesta Carter, atleta che nel 2017 è stato squalificato per doping e gli sono stati cancellati i risultati antecedenti, tra cui anche questo record mondiale di staffetta. In realtà in carriera Carl Lewis ha detenuto un altro record mondiale, quello della staffetta 4 per 200 metri, realizzato in ben 3 occasioni dall'89 al 94, e l'ultimo di questi record, 1:18,68, avrà una vita molto lunga, verrà battuto soltanto 20 anni dopo, cioè nel 2014 dal team giamaicano che lo abbasserà di soli 3 centesimi. Una questione che ha fatto molto discutere all'epoca di Carl Lewis è il fatto che circolavano voci su di lui riguardo la sua presunta omosessualità. E chi se ne frega, mi direte voi, e sono pienamente d'accordo. Però considerate che erano gli anni 80, gli anni 90 e non c'era grande comprensione, grande libertà su queste cose. Inoltre il fatto che Carl Lewis avesse determinati tagli di capelli a volte, si vestisse in modo sgargiante, avesse fatto anche una pubblicità con dei tacchi, avevano creato questa immagine di un Carl Lewis non conforme all'uomo maschio etero forte degli anni 80. Quindi si presume, ma non ci sono state mai conferme ufficiali in merito, che queste voci che circolavano abbiano fatto perdere a Carl Lewis degli sponsor, delle possibilità di sponsorizzazione e dei possibili contratti commerciali. Riguardo alla questione doping e Carl Lewis si potrebbe discutere ampiamente del suo rapporto con Ben Johnson, ma la storia di Ben Johnson l'ho già raccontata in un altro video, che tra l'altro vorrei anche rifare perché a riguardarlo adesso è orrendo secondo me. E qui invece parliamo del fatto che Carl Lewis stesso, proprio nel 1988, quando veniva trovato positivo Ben Johnson, è stato trovato positivo non una, non due, ma ben 3 volte. Questa introduzione in realtà potrebbe un po' sviarvi, perché in realtà i casi di Ben Johnson e Carl Lewis sono diametralmente opposti e non c'entrano assolutamente nulla tra di loro. Le positività di Lewis hanno riguardato 3 sostanze che devo per forza leggere perché non le imparerò mai a memoria, e sono pseudoefedrina, efedrina e fenilpropanolamina. Sono sostanze che vengono utilizzate per combattere l'asma, le allergie, per la stimolazione cognitiva in alcuni casi e per problemi urinari ai cani. Le concentrazioni della positività di Carl Lewis variavano dai 2 alle 6 parti per milione. In questi casi, negli anni 80, anni 90, non si era soliti squalificare immediatamente per positività inferiori a queste sostanze alle 10 parti per milione, ma era comunque necessario far partire un'indagine e capire per quale diavolo di motivo si avevano in corpo queste sostanze. In poche parole, a seguito di queste indagini si è scoperto che Carl Lewis le aveva assunte tramite degli integratori che erano contaminati. In teoria non dovevano averle queste sostanze, e questo in realtà è un problema che avviene tutt'oggi. A volte ci sono delle sostanze che non dovrebbero esserci all'interno degli integratori, che aiutano un po' di più a fare il loro lavoro, e quindi per quello tutti dicono di fare estremamente attenzione agli integratori che si utilizzano. Addirittura alcune federazioni dicono di prendere solo gli integratori controllati da loro, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Quindi alla fine Carl Lewis non è mai stato squalificato per doping, perché le concentrazioni che aveva nel corpo non erano sufficienti per avere dei veri e propri miglioramenti nelle prestazioni, e in più c'era anche il fatto che erano stati assunti in maniera involontaria. Addirittura oggigiorno per queste 3 sostanze, se sei al di sotto delle 10 parti per milione, non hai neanche il test positivo all'antidoping, perché concentrazioni così basse sono all'interno del range di accettabilità.
Questa è una vera e propria chicca finale per appassionati. Nel settembre del 2000 è stato pubblicato su Game Boy Color, e io ce l'avevo il Game Boy Color, un videogioco chiamato Carl Lewis Athletics 2000, e la casa di produzione era la Ubisoft, cioè la stessa che ha fatto Assassin's Creed, Prince of Persia, Rayman e tanti altri giochi. Cioè io completamente basito da questa informazione perché non ne avevo la minima idea. Comunque in questo videogioco arcade potevi far gareggiare Carl Lewis in 14 diverse specialità, oltre alle sue classiche anche il giavellotto, gli ostacoli, le corse prolungate e persino il decathlon. E pare anche che fosse un gran bel gioco, con tantissime recensioni positive a riguardo. Addirittura il Nintendo Official Magazine gli dà un 91 su 100 come valutazione. E quindi grande Ubisoft, che ti ricordi che in passato facevi giochi non tutti uguali, non tutti banali. Con questo veramente concluso questo viaggio nella storia di Carl Lewis. Mi raccomando, iscrivetevi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, così per supportare Pillole di Atletica, e se volete supportare al top vi ricordo che c'è anche la possibilità di abbonarvi, e spero vivamente che vi sia stato utile e interessante questo video, vi abbia fatto scoprire alcune curiosità, alcuni aneddoti che non sapevate su Carl Lewis. E come al solito non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!